Salve amici e amiche mie, buona giornata a tutti. Oggi vi propongo un primo piatto delizioso, riso con zucca e patate. Sono sicura che piacerà a tutti in famiglia. Niente di più semplice, niente di più buono. E allora non perdiamo tempo, iniziamo subito questa semplice e buona preparazione. Ma vi ricordo sempre di non saltare i passaggi per avere un ottimo risultato. Ed ora iniziamo. La prima cosa da fare è tagliare a dadini piccoli sia la zucca che le patate. Tagliata la zucca a dadini, facciamo lo stesso con le patate. Quindi tagliamo allo stesso modo, quindi a dadini come la zucca. Ed ora passiamo alla cottura. In questa preparazione io sto utilizzando anche delle listarelle di speck per dare più sapore al piatto, ma per chi non volesse può benissimo non mettere e quindi continuare la preparazione senza speck, ok? In una casseruola metto un giro d'olio. Naturalmente l'olio dipende sempre dalla quantità del riso che dobbiamo preparare. Aggiungo all'olio mezza cipolla a pezzettini. Questa è una cipolla rossa, ma voi potete utilizzare quella che avete a disposizione. E lascio imbiondire. Imbiondita la cipolla, aggiungo le patate e lascio insaporire per qualche minuto. Alle patate unisco la zucca e lascio insaporire anch'essa. Aggiungo lo speck e rosolo un pochino. Dopo 2-3 minuti di rosolatura aggiusto di sale. Aggiungo un po' di peperoncino e copro con del brodo vegetale. Alla preparazione, se avete a disposizione una crosta di formaggio di parmigiano, ovviamente pulite sempre la parte esterna con la grattugia. Io la metto dentro perché questo andrà a dare più sapore al piatto. Facciamo cuocere, abbassiamo leggermente la fiamma, copro con il coperchio e lascio cuocere il tempo necessario. Dopo circa 25 minuti di cottura la zucca è cotta e quindi comincia anche un po' a sfaldarsi e anche le patate. Quindi a questo punto aggiungo ancora un po' di brodo, lascio riprendere il bollore e calo il riso. Sto utilizzando del riso a chicchi tondi, quello adatto per minestre, non per risotto. Mescoliamo e portiamo a cottura il riso. Naturalmente di tanto in tanto, se necessita, aggiungiamo ancora un po' di brodo o acqua calda, come voi preferite. Dopo 20 minuti di cottura il riso è pronto. Spengo la fiamma, elimino la crosta di formaggio, aggiungo del parmigiano, un pizzico di pepe, questo è facoltativo, e un po' di prezzemolo.
rimescolo il tutto e preparo il piatto. Il nostro piatto è pronto. Con pochi e semplici ingredienti abbiamo realizzato un piatto degno di un re. Cosa dire di più? Bello da vedere e buono da mangiare. Amici carissimi, spero che questa ricetta sia stata di vostro gradimento e vi aspetto alla prossima. Adesso non ci resta che assaggiare questo meraviglioso piatto. E come dico sempre, vi do un abbraccio, un arrivederci e un grazie a tutti. Da Zia Franca.